Buongiorno ragazzi, come sapete io sono un amante delle carte, ne ho veramente tante, questi sono pieni, qui ce ne sono un po', insomma ce ne sono svariate. Ed oggi in questo video andiamo ad ingrandire la mia collezione e ne apriamo un altro po', andando anche a fare un piccolo aggiornamento, discussione su quelle che sono le migliori o su quelle che sto utilizzando in questo momento. Prima di iniziare vi ricordo che qui sotto in descrizione trovate tutti i link alle carte che sto per menzionare, tra l'altro alcuni di questi link hanno anche dei codici bonus tramite i quali potete ottenere dei piccoli bonus monetari ed io vi ringrazio perché quelli sono anche link affiliati e oltre a ottenere voi un bonus ne darete uno a me, quindi vi ringrazio. Detto questo andiamo a spacchettare. Questa ragazzi la tengo per ultima perché la aspetto più o meno da un anno ed è veramente una figata questa carta, è specialissima, si può dire specialissima, non lo so. Partiamo da queste due, dovrebbero essere entrambe in metallo se non sbaglio, andiamo ad aprire. Olè. Oh yes, bella, la andiamo ad aprire insieme. Questa è la nuova carta Revolut Metal per le aziende, quindi Revolut Metal Business. Eccola qui in tutto il suo splendore. Questa è la versione black. Facciamo il drop test. Carino, andiamo ad aprire quest'altra che è sempre un'altra carta di Revolut Business Metal. Qui dovrebbe esserci la versione bianca, white, vediamo, eccola qui. No, è argento, non è bianca ma è argento. Ditemi quale vi piace di più, io ne ho due diverse perché ho due conti aziendali con Revolut Business, uno con un'azienda e uno con l'altra azienda. Tra l'altro queste carte Metal Business sono appena uscite, quindi le andrò a provare. Prima avevo le classiche di plastica che vi faccio vedere, una per un'azienda e una per l'altra azienda. Eccole qua, farò la recensione più avanti, quindi iscrivetevi al canale. Per darvi più informazioni ed un maggiore contesto, il mio conto preferito aziendale per chi ha una piccola LTD o una piccola SRL è quello di Revolut, perché è comodissimo per quel che riguarda la custodia di molteplici valute e anche il cambio valuta. Però magari voi non avete un'azienda ma siete un libero professionista o avete una partita IVA. Io per questo vi consiglio di provare N26 Business. A me è appena arrivata la Metal, eccola qui, adesso ve la tiro fuori, che tra l'altro è uscita da qualche mese in tutto il suo splendore. Questa Metal è a pagamento, ha un cashback dello 0,5% ed è un upgrade del conto gratuito N26 Business che ha un cashback dello 0,1%. Io la usavo in Italia quando avevo una partita IVA a regime forfettario e mi trovavo veramente da Dio perché con il cashback dello 0,1% avevo dei soldi che mi tornavano indietro per ogni acquisto che facevo. All'apertura dell'azienda ho dovuto scegliere Revolut perché N26 non ha ancora fatto un conto aziendale per persone giuridiche ma soltanto per persone fisiche, quindi per freelancer. Vi consiglio di provarlo, soprattutto il conto gratuito perché è gratis e oltretutto vi dà anche un piccolo cashback. Andiamo avanti con l'unboxing con questa busta. Questa è la carta di credito Platinum Cashback Daily di American Express. Adesso ve la prendo, spero che riusciate a vederla. L'aspettavo veramente da tantissimo perché questa carta mi è molto utile per costruire il mio credit score. Ah, non ho fatto il drop test di N26 Metal, male, è molto simile a Revolut. Penso sia lo stesso materiale. Comunque, tornando a noi, cos'è il credit score? In Italia non c'è qui nel Regno Unito ed è un numero da 0 a 999 che misura la affidabilità di un creditore quando riceve un prestito. Serve per cercare di ottenere i migliori tassi e i migliori prestiti qualora si vada a chiedere un prestito. Ma allora, perché ho preso una carta di credito? A cosa può servire? In questo caso serve per iniziare a crearmi uno storico del credito e quindi far vedere che mensilmente riesco a ripagare le piccole spese che faccio con questa carta. Meno la utilizzo, nel senso meno percentuale di credito che mi dà questa carta utilizzo e più a lungo pago questo credito, più alto diventerà questo punteggio. In questo momento ho come credit score 880, che è buono, però vorrei riuscire a tenere un credit score sopra i 950 per riuscire ad ottenere i migliori tassi di interesse. Come sapete poi io in Italia avevo la carta Gold, ho provato a richiederla anche qui la carta Gold, però avendo un credit score e uno storico inesistente
non me l'hanno data e questa sono stato obbligato a chiuderla ancora in Italia perché era valida per residenti italiani. Per riaverla Gold anche qui devo costruirmi un credit score e poi magari in futuro richiederla nuovamente per riuscire ad accedere magari ai bonus che dava la carta Gold, con cui mi trovavo relativamente bene. Oltre alla carta di credito, in realtà per migliorare il proprio credit score si possono fare diverse cose, come per esempio richiedere la tessera elettorale, cosa che ho appena fatto. Poi comunque se volete approfondire, magari chiedo a voi che guardate questo video dall'Inghilterra, dal Regno Unito, possiamo fare un ulteriore video in futuro dove magari vi elenco e vi do dei consigli per migliorare il vostro credit score. Dato che penso che tanti di voi mi stanno guardando dall'Italia, non vado a dilungarmi e vado ad aprire il mio conto corrente inglese. In realtà ne ho due, questo è quello di Starling, molto carino come conti correnti inglesi. Ho questo qui di Starling e questo qui di Monzo. Entrambi mi servono per costruire uno storico bancario e per collegarci la carta di credito di Amex, perché come sapete ogni fine mese va a prendere dal conto corrente X soldi in base a quello che spendi con la carta di credito. Poi come sapete, per effettuare le varie spese personali e transazioni personali io non utilizzo questi conti correnti perché sono sconvenienti. Cioè ci sono carte che ti danno più vantaggi se le utilizzi per pagare, come per esempio questa che sto per aprire. Adesso ve la faccio vedere, è proprio figa, la aspettavo da tanto. Olè, edizione limitata, è spaziale, veramente non vedevo l'ora, finalmente è arrivata. Questa è Curve Metal, edizione speciale per gli investitori. Come sapete io ho investito in questa startup fintech che si chiama Curve. Tra l'altro se provate la loro carta vi danno anche 5 sterline gratis se utilizzate il mio codice RICCA. Guardate la recensione che ci ho fatto, ve la lascio qui sopra da qualche parte. Permette di collegarci al suo interno tutte le vostre carte e poi di scegliere con quale carta volete effettuare il pagamento. Andiamola a tirare fuori. Io la amo, avevo già la sua versione metal e adesso mi è arrivata la sua versione da investor perché mi piace molto il progetto e ho anche investito soldi quando hanno fatto il crowdfunding ormai 1 anno e mezzo fa. Quindi per concludere vi faccio un riepilogo delle carte che io utilizzo sia a livello personale che a livello aziendale. A livello personale io pago sempre con Curve, che qui adesso mi è appena arrivata la nuova versione Metal Investor, che è collegata al mio conto di pagamento e il mio conto probabilmente preferito, che è quello di Revolut Metal personale. Poi sempre a livello personale, per crearmi uno storico e avere un conto corrente, dato che né Revolut né Curve sono carte di debito, quindi conti correnti sono prepagate, mi sono fatto American Express perché una carta di credito può sempre tornare comoda e perché mi aiuta a crearmi uno storico del credito che è collegata al mio conto corrente inglese che è Monzo o Starling. Bene o male sono molto simili. Poi se fossi in Italia probabilmente il conto che userei a livello personale sarebbe N26 Personal, mentre a livello aziendale quello che utilizzo di più è Revolut Business, che adesso ho anche in versione metal. Eccole qui le due carte. E probabilmente se fossi in Italia e se avessi ancora il regime forfettario continuerei ad usare N26 Business o in versione gratuita o in versione metal. In conclusione, per rispondere a una domanda che mi fate sempre, cioè quale carta mi consigli tra Flowey, Buddy Bank, Hype. Tra l'altro sia Flowey che Buddy Bank in questo momento hanno una promozione. Buddy Bank offre 40 euro bonus e Flowey offre un codice di 15 euro. Trovate entrambi i codici invita un amico qui sotto in descrizione, oltre nuovamente a tutti i link di tutte le carte. Alcune di queste come Curve hanno anche un bonus, quindi andate a vedere in descrizione se siete interessati. In ogni caso, come conto corrente italiano, se io dovessi scegliere, ovviamente non posso scegliere Revolut perché Revolut è una prepagata, io amo Revolut, sceglierei N26, però ognuna di queste ha vantaggi e svantaggi. Per esempio con N26 non si possono pagare gli F24, mentre per esempio con Buddy Bank si possono pagare direttamente in app. Buddy Bank ha il concierge, mentre per esempio Flowey ha tutta quella bellissima etica green. Gli app ce l'hanno tutti, quindi è comodissima per scambiarsi soldi e si può attivare anche da minorenne, idem per Flowey. Insomma, ognuna di queste ha vantaggi e svantaggi. Io probabilmente farei 2 conti separati
per avere anche una diversificazione, e non si sa mai che magari un conto non funzioni e quindi abbiamo l'altro. Però se dovessi scegliere tra tutti ora, forse sceglierei N26, che tra l'altro ora ha anche IBAN italiano. Ora spero di aver risposto a tutte le vostre domande, vi invito ad iscrivervi al canale se non volete perdervi nessun futuro video, lasciate mi piace se il video è stato interessante o vi è piaciuto. Qui da Londra e da tutte le mie carte vi saluto e ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi!